Immaginate, dovete passare una notte in un seminterrato e all'improvviso iniziano a accadere cose strane. Ciao a tutti gente, questo è un canale che racconta storie vere, realmente accadute. Oggi ho per voi una storia vera, una storia spaventosa, che vi farà venire i brividi. La cosa più incredibile di questa vicenda è che ci è stata raccontata direttamente dal protagonista, colui che ha vissuto direttamente questa esperienza. Mettetevi comodi e sentite cosa ho da dirvi. Siamo nel 94. Aoda, il protagonista di questa storia, è un ragazzo saudita di 17 anni. Molto affascinato dalla cultura americana, decide un giorno di trasferirsi in America. Aveva deciso di completare i suoi studi all'estero, come una specie di Erasmus, in cui passavi un anno o due, miglioravi il tuo inglese e poi tornavi a casa. Come accade con molti studenti che vanno all'estero, Aoda decide di vivere con una famiglia americana, un po' per risparmiare e un po' per migliorare il proprio inglese velocemente, dato che dovrai interagire con una famiglia del luogo di madrelingua inglese, che ti aiuterà di più a imparare la lingua. Arriva così il giorno. Aoda prende l'aereo e atterra a Washington, dove viene accolto da una famiglia americana. David è il padre della famiglia e insieme a lui c'è Sara, sua moglie. Hanno 5 bambini, 3 femmine e 2 maschi. Vivono in una tipica casa americana, grande, bella, con un bel giardino, con una cucina spaziosa, tante camere e un seminterrato. Ed è proprio qui, in questo seminterrato, che inizia la nostra storia. Aoda si ambienta in fretta. Inizia subito con la sua vita americana. Inizia a migliorare con l'inglese e tutto sembra andare bene, finché un giorno non arriva un ospite. È il fratello di David, che insieme alla sua famiglia rimarrà da loro per circa un weekend. David si avvicina ad Aoda e gli dice: Aoda, gli ospiti sono numerosi e abbiamo bisogno di camere. Mi faresti piacere di spostarti giù nel seminterrato, giusto per questo weekend, poi torni nella tua camera. Aoda accetta di buon grado di lasciare la sua stanza. Alla fine si trattava solo di 3 giorni, non era un problema. Così, insieme a uno dei fratelli, porta tutta la sua roba giù, nel seminterrato, e posiziona il letto, dove avrebbe passato lì la notte. Il seminterrato era abbastanza grande. C'erano scatoloni, vecchi tappeti e vecchi arredi tutti impolverati. La prima notte nel seminterrato passò tranquilla, ma la seconda sera, quando tutti gli ospiti sono riuniti in sala insieme alla famiglia di David, e Aoda, un po' stanco, decide di andare a dormire. Aoda saluta tutti e augura la buonanotte, ma Sara lo ferma. Il tè è quasi pronto, gli dice Sara. Guarda, vai pure giù, ti porto io una tazza. Aoda la ringrazia e scende giù al seminterrato. Aoda ora è nel suo letto, sta fumando una sigaretta e Sara inizia a scendere le scale. Ha in mano una tazza di tè, gliela appoggia sul comodino e si gira verso di lui e gli dice con un'aria seria: Aoda, hai sentito qualcosa? Dei rumori? Ieri sera? Aoda lo guarda perplesso e nega con la testa. Ah, va bene. E senza che lui potesse nemmeno rispondere, lei si gira e si dirige verso la porta. Esce dalla porta, gli augura la buonanotte e se ne va. Aoda rimane stupito. Che intendeva dire Sara? Di quali rumori parlava? In poche parole, le aveva messo questo tarlo in testa che gli aveva fatto perdere il sonno. Così decide di salire su, di nuovo, per cercare di capirci qualcosa. Aoda quella notte salirà su, proverà a parlare con Sara, ma lei quella notte cercherà un po' di evitarlo, un po' forse anche perché c'erano tanti ospiti. In poche parole, quella notte non ottiene nulla. Così decide di tornare a letto. Aoda ormai era un po' inquieto. Tornando nel seminterrato, si sentiva un po' spaventato. Così decide di esplorarlo. Decide di farsi un giro all'interno del seminterrato, anche perché ormai il sonno gli era passato. Così inizia a guardarsi intorno, ma non trova nulla, oltre a vecchi tappeti e scatoloni. Ma una cosa attira la sua attenzione. Proprio sotto le scale che portavano giù nel seminterrato, a lato c'era una piccola porta. Era alta massimo 1 metro per 1 metro ed era chiusa a chiave con un lucchetto.
Aoda prova ad aprirla, ma inutilmente. Quindi si rimette a letto e si addormenta. Ma quella notte qualcosa di terribile accade. Mentre era tra il sonno e la veglia, vede un uomo vecchio, con un occhio solo. È sopra di lui e gli sta afferrando il collo, come per strangolarlo. Immaginatevi di trovarvi in una situazione simile. Il vecchio continuava a stringere e urlava: Aoda, Aoda, aiutami, Aoda, aiutami. Continuava a ripetere queste parole, mentre continuava a stringergli il collo. Aoda riesce a staccarsi, si alza di scatto e accende tutte le luci e corre su per le scale, senza guardarsi dietro. Corre verso la cucina. Aveva la gola secca, quasi non riusciva a diglutire dalla secchezza. Prende subito un po' d'acqua e inizia a bere guardandosi intorno. E decide di rimanere lì rifugiato in cucina fino all'alba. Quando finalmente le luci iniziano ad entrare in tutta la casa, inizia a scendere verso il seminterrato. Ormai anche il seminterrato era ben illuminato. Aoda non credeva ancora cosa gli era appena successo. Un uomo aveva appena cercato di strangolarlo. Scende sotto nel seminterrato. Ovviamente non c'era nulla. C'era solo il suo letto e i soliti vecchi tappeti. Aoda non raccontò nulla alla famiglia di quello che gli era appena successo. Fino a mezzogiorno. Dopo pranzo, Sara era uscita in giardino a fumare una sigaretta. Così Aoda la segue e decide di raccontarle tutto, delle cose inquietanti che aveva visto e soprattutto del vecchio. Quando Aoda finì di raccontare la storia, Sara cambiò completamente espressione e gli suggerì di non raccontare questa storia a nessuno, soprattutto a David, di tenersela per sé. Aoda rimase perplesso e lì iniziò a chiedersi in che famiglia fosse finito. C'era qualcosa di strano e mentre si dirigeva verso la sua stanza incontra David, che gli dice: Ti vedo un po' stanco oggi. Cosa è successo? Aoda lo tranquillizza, gli dice solo che è un po' stanco, che non ha dormito bene. E David gli dice: Guarda, domani gli ospiti se ne vanno. Domani puoi tornare nella tua stanza. Aoda lo ringrazia e se ne va. Arriva la notte, l'ultima notte che dovrà passare nel seminterrato. Aoda si addormenta e verso le 4 del mattino lo scenario è lo stesso. Aoda si sveglia e vede lo stesso vecchio che è a bordo del letto. Gli sta scuotendo il piede e dice le stesse parole. Aoda salvami, Aoda salvami, Aoda seppelliscimi. Aoda con un urlo si alza di scatto. Si alza e corre verso le scale. Alza lo sguardo e vede David proprio sulla porta, che lo guardava in modo strano. Che c'è? Che succede? Cosa sono queste urla? Aoda lo rassicura e gli dice che si trattava solo di un incubo. E David gli dice: Guarda, mio fratello è appena uscito, insieme alla sua famiglia. Se vuoi, puoi prendere la tua roba e tornare su. Aoda lo ringrazia e David torna su. Aoda era preoccupato. Gli sembrava che quella famiglia avesse qualcosa di strano, soprattutto David, che lo guardava spesso in maniera minacciosa. Non era molto tranquillo, così quella mattina dice alla famiglia che sarebbe andato a dormire da un amico. Poco distante da lui abitava un suo amico, che come lui era venuto qua in America per studi. Aoda gli racconterà tutto di quello che aveva visto e del comportamento strano di quella famiglia. E soprattutto gli parlerà di quella porta nel seminterrato che era chiusa a chiave. Il suo amico gli suggerirà di provare a scoprire cosa nasconde quella porta. Così Aoda passerà la notte lì dal suo amico e il giorno seguente tornerà a casa. Aoda torna nella sua stanza. Passano i giorni, finché, dopo circa un mese, David torna dalla sua famiglia e li informa di aver ricevuto un importante lavoro fuori città. David era un ingegnere edile e aveva ricevuto un importante progetto per un supermercato a 180 km da Washington. Così, dopo qualche giorno, David parte e li informa che sarebbe stato via per circa una settimana. E la stessa sera, Sara, insieme ai suoi figli, decide tutti insieme di andare a mangiare qualcosa fuori. E invitano anche Aoda. Aoda si inventa una scusa. Capisce che quella era un'occasione per scoprire cosa c'è dietro quella porta. Così Aoda rimane a casa e Sara, insieme ai suoi figli, escono. Ora era da solo a casa. Non c'era più nessuno. Poteva agire.
Prende una candela e scende nel seminterrato. Inizia a forzare la porta finché non si apre. Trova davanti a sé una specie di cunicolo. Come abbiamo già detto, la porta era ad 1 metro per 1 metro, quindi doveva rannicchiarsi per poterci entrare. Davanti a sé c'era una specie di corridoio che andava avanti per 2 metri e in fondo al corridoio si allargava e il soffitto si alzava, formando quasi una piccola stanza. Aoda entra nella porta, si fa strada nel cunicolo stretto finché non arriva nella piccola stanza e inizia a illuminare qua e là finché non vede una piccola bara e qua inizia a realizzare quello che sospettava. Si avvicina alla bara con la candela e la apre e vede esattamente la faccia del vecchio che era venuto da lui tutte quelle notti. Noi abbiamo chiesto a Oda come fosse esattamente l'aspetto di quel vecchio che vedeva nel sonno e lui ci ha detto: avete presente un corpo in stato di decomposizione? Aveva un leggero strato di pelle deteriorato. Le ossa erano visibili in alcune parti del corpo, soprattutto la testa. Uno scenario spaventoso per chi se lo trovasse davanti. Lui ci ha detto: volete un esempio concreto di quello che ho visto? Guardate il faraone, la mummia. È molto simile a quello che ho visto io. Gente, vi farò vedere una foto per farvi un'idea. Comunque, continuando con la nostra storia, Aoda, appena vide quel corpo, chiamò immediatamente la polizia. Arriva la polizia ed inizia a indagare sulla vicenda e a fargli domande. E poco dopo arriva anche Sara spaventata. Però gli si avvicina e gli dice: perché l'hai fatto? Perché hai fatto così? Con un tono arrabbiato. Tornerà anche David per le indagini. Aoda uscirà da quella casa e andrà a stare da un amico. E dopo circa 3 mesi uscirà reso conto delle indagini. In realtà il cadavere che era stato ritrovato da Oda era in realtà il socio di David. Anni prima avevano avuto una società insieme e tra di loro c'erano $200.000 che il vecchio doveva a David. Il vecchio gli disse che gli avrebbe dato solo la metà di questi. Così un giorno David l'ha chiamato a casa sua e in un momento di rabbia l'ha ucciso e lo ha nascosto nella stanza sotto le scale. Erano ormai passati più di 15 anni da quella vicenda. Nessuno l'avrebbe mai scoperto, ma qualcuno ha voluto che questa storia venisse fuori. Forse era l'anima di quel defunto socio che cercava una degna sepoltura, nessuno lo sa, ma sicuramente questo omicidio non sarebbe mai stato scoperto se non fosse per quelle visioni o sogni che Aoda vedeva ogni notte. Aoda, per lo shock della vicenda, tornerà in Arabia Saudita in anticipo, a 8 mesi dalla sua partenza, e completerà i suoi studi nella sua città. Vi ringrazio per essere arrivati fin qua. Se avete domande, scrivetemi nei commenti e vi risponderò volentieri. Lasciate un mi piace se ne volete altre. Alla prossima.